Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami. Capricorno, grazie. Abbiamo la carta della morte per la prima parte di giugno 2023. Periodo di rinascita, ragazzi, periodo di cambio con vecchi schemi di comportamento, vecchie abitudini, magari anche con delle relazioni o delle situazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. E se non sapete come unire il significato di questi oroscopi, trovate il link ad un video che è una guida e vi spiega anche come trovare l'ascendente, che cosa sono le linee di tempo. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e il link al video che vi spiega di che cosa tratta la sezione riservata agli abbonati. Ok, allora partiamo con un 7 di bastoni, la carta del mago, il diavolo, un 6 di pentacoli, l'asso di spade, l'asso di bastoni, wow, 3 carte numero 1 e un 3 di spade al contrario. Allora, devo dire che qui ragazzi si parte da un 7 di bastoni, quindi è come se ci fosse un momento dove vi state difendendo nei confronti di qualcuno o nei confronti di magari delle questioni quotidiane che vi stanno succedendo e che dovete semplicemente gestire. Ho come la sensazione che con questo mago siate in una fase della vostra vita dove o stiate dando inizio, vi ricordo che qui avevate la morte, ad un nuovo tipo di progetto all'interno della relazione, piuttosto che un progetto di vita, piuttosto che una nuova relazione, mi verrebbe da dire, perché quando c'è il mago si parla sempre anche di legge di manifestazione, legge d'attrazione. Quindi può anche darsi che qualcuno stia lavorando, stia facendo quelli che io chiamo i lavori di sotto, i lavori energetici, quelli sottili che non si vedono. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Ragazzi, poi c'è un bel diavolo e io sento che è un po' come se aveste questa esigenza di dominare meglio la situazione, di controllare meglio ehm, quello che vi succede. Perché normalmente il diavolo parla sempre di un, un ipercontrollo, quasi un dominio. Andiamo poi a vedere meglio anche questo con i mini tarocchi. Quello che sento è che sì, che con questo 6 di pentacoli è come se ci fosse una sorta di difficoltà a aprirsi agli altri. Probabilmente siete in una fase dove siete sulla difensiva ed è un po' come dire no, basta, adesso tutta l'energia è per me, non regalo più niente, sono io che comando la mia vita. Sento che la prima parte di giugno ha un po' questo taglio. Abbiamo poi 2 assi, come vi dicevo prima, e un 3 di spade, ma queste le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Partiamo dal 7 di bastoni. Abbiamo un 9 di coppa al contrario e un 8 di bastoni al contrario. È come se ci fosse una difficoltà a comunicare da parte vostra, o con voi stessi, o proprio con il mondo esterno. C'è questa difficoltà a gestire gli altri, le parole, quello che esce, diciamo, quello che è fuori. Andiamo a vedere questo mago, perché il mago in realtà è una carta di grande destrezza, è una carta di qualcuno che ha tutte le doti, le risorse, le conoscenze e gli strumenti immateriali per poter realizzare la propria realtà. È qualcuno che trasforma l'energia pesante, l'energia della morte, della trasformazione, in un'opportunità d'oro. Andiamo a vedere.
6 di spade e 2 di pentacoli al contrario. C'è qualche ciclo dal quale voi volete uscire. Tenete presente che qui avete il simbolo dell'infinito e qui nel 2 di pentacoli lo stesso, ed è un simbolo che fa riferimento ai cicli che si ripetono. È il simbolo dell'infinito, è qualcosa che va avanti all'infinito, e qui è un po' come se doveste allontanarvi con il 6 di spade da certi modi di pensare, o di... è come se qualcuno avesse delle credenze su se stesso che vi portano a rimanere sulla difensiva. Cioè, non lo so, per esempio, se qualcuno crede di non essere bravo in un determinato settore, è come se in quel settore fosse molto sulla difensiva, fosse molto, come vi posso dire, sulle spine, ecco. Andiamo a vedere questo diavolo. Imperatrice e 4 di denari. C'è qualche cosa a livello di potere materiale che voi probabilmente state cercando di concretizzare. Se avete una relazione, si può trattare di avere più potere all'interno della relazione. Se c'è anche qualche cosa per qualcuno inerente a un progetto o a un senso di maternità, un'idea di ruolo con l'imperatrice, però la prima impressione che ho avuto è stata proprio quella di una questione di potere materiale, perché l'imperatrice è colei, è la parte, diciamo, femminile che governa il potere materiale, collegato a madre terra. Il diavolo è qualcuno che parla di anche soldi guadagnati in modo illecito, e poi abbiamo un 4 di pentacoli che è una carta di pentacoli, appunto, di soldi, come se ci fosse una sorta di distacco, o aveste bisogno di distaccarvi da qualche tipo di progetto, da qualche tipo di idea di potere. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Ragazzi, per qualcuno è un condizionamento materno, quello del diavolo. Magari non è stato fatto volontariamente, però magari, non so, la mamma aveva certe idee inerenti ai soldi, inerenti al guadagnare, inerenti a qualche cosa, e ve le ha trasmesse. Allora, 6 di pentacoli è spiegato dal mago al contrario nuovamente, da un papa e da un 9 di bastoni. Qui per qualcuno si tratta di cambiare le idee che avete legate al matrimonio, ragazzi. Perché è come se ci fosse una sensazione di preoccupazione legato alla condivisione, piuttosto che al creare dei contratti stabili con qualcuno. Abbiamo un papa, parla di matrimoni, di contratti duraturi, e ci sono parecchi pensieri inerenti a questa situazione con il 9 di spade. Però ripeto, sono pensieri che riguardano il passato. Qui abbiamo una carta che parla di credenze limitanti legate alla famiglia. Riprogrammate la vostra vita cambiando il modo di pensare, mi verrebbe da dire, facendo un piccolo spoiler, il modo di agire e il modo anche di prendervi cura di voi stessi. Andiamo a vedere l'asso di spade. Asso di coppe, ragazzi, un altro asso. La seconda parte di giugno, sì o sì, questa morte ve la lascerete indietro, perché avete così tanti assi che è chiaro che inizierà un nuovo tipo di realtà. Potrebbe esserci qualche tipo di comunicazione o di chiarezza mentale con questo asso di spade. Qualcuno potrebbe dichiararsi, ragazzi, se siete single, e tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che le previsioni dei single di giugno sono già pubbliche, sono già online e le trovate nelle playlist e le potete comunque integrare a queste letture. È come se ci fosse una dichiarazione, che sia da parte vostra che sia da parte di un'altra persona. Con questo asso di coppe c'è un potenziale inizio di un innamoramento.
inizi, prosperità, espansione, di nuovo il mago, 3 assi. Andiamo a vedere questo asso di bastoni. La morte che parla proprio di cambi. Amanti al contrario, 8 di coppe e giustizia, di nuovo una carta che come il Papa ci parla di qualche cosa che deve essere regolarizzato, di qualche cosa che deve essere ribilanciato anche, perché avete un 6 di pentacoli che è una carta di scambio equo e la carta degli amanti che è al contrario, che normalmente parla di un equilibrio, che appunto sono un po' in disequilibrio, è come se non ci fosse un giusto dare e ricevere. E qui è un po' come se vi dicessero di agire, di andare a ricercare quello che è il vuoto emotivo che state sentendo. Quando gli amanti sono al contrario si parla anche di amor proprio, quindi è un po' come se qui doveste fare qualche cosa di concreto per chiudere questo ciclo di sofferenza con anche questo diavolo. Normalmente quando c'è il diavolo si è parecchio condizionati mentalmente, indipendentemente poi da dove arrivino i condizionamenti. Sta di fatto che la mente è talmente confusa che non si riesce a capire qual è il giusto equilibrio. Quindi qui è proprio un consiglio, è come se vi dicessero cercate di dire la vostra verità con amore. È un invito a fare qualche cosa di concreto per riportare l'equilibrio all'interno di una relazione, all'interno di una situazione, anche semplicemente all'interno di voi stessi se in questo momento non avete nessuno. Per qualcuno l'asso di bastoni fa riferimento a un incontro di tipo intimo e questo re di bastoni è la persona che potenzialmente si potrebbe dichiarare, ragazzi. Però fate attenzione perché è come se fosse una persona già impegnata, eh? Tante parole, però comunque l'asso di bastoni, scusate, il re di bastoni è al contrario. Andiamo a vedere il 3 di spade. 4 di spade e cavaliere di pentacoli. Allora, ho come la sensazione che, perché qui abbiamo comunque 2 carte di allontanamento, se per qualcuno si trattasse di un momento in cui si è troppo stanchi, c'è bisogno di allontanarsi da questa sorta di condizionamento, potrebbe essere utile soprattutto verso metà mese, iniziare un percorso di guarigione. 4 di spade parla proprio del ritiro clinico per una riabilitazione. Ora, non vuol necessariamente dire che dobbiate andare in una clinica, però può anche essere semplicemente l'allontanarsi per un corso, per, non lo so, magari semplicemente un ritiro spirituale, piuttosto che un fine settimana in montagna o al mare, insomma. Mm, e qui ragazzi vi consigliano di andarci piano con questo cavaliere di pentacoli, un passo per volta, datevi il giusto valore. Prima vi date voi il giusto valore, poi potete comunicarlo agli altri, potete essere più liberi, diciamo, dal tipo di condizionamento di cui ci parla il diavolo. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cos'altro vi possono dire. Fatemi sapere come vi risuona. Ok. Guardate, ve la metto qua vicino al diavolo. Qui qualcuno si sente legato, si sente condizionato, si sente vincolato in un certo tipo di situazione che sa non essere positiva, ma è come se per qualcuno si è dentro un matrimonio, la difficoltà è sciogliere questo legame, e per qualcun altro invece io sento che è più un condizionamento mentale. Mm? Bene ragazzi, questo è quello che io ho per voi. State sereni comunque perché sono momenti. Avete la morte sì, parla di un momento di crisi, di un momento di magari tagli con abitudini, sensazioni, però poi è sempre per il vostro più alto bene, quindi c'è sempre un momento di rigenerazione poi, di rinascita. L'unica cosa è appunto che le carte vi dicono occupatevi del dolore che avete dentro,
fate dei lavori appunto magari per curare il bambino interiore, piuttosto che insomma uno psicologo, e lavorate giorno dopo giorno su di voi. Bene, fatemi sapere comunque se la lettura vi è stata utile per navigare le energie del prossimo futuro. E se volete, insomma, sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio le persone che continuamente sostengono il canale. Vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!